Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Allora, oggi siamo qua per provare uno strumento che secondo me è molto divertente e che ho avuto modo e piacere di usare nella mia vita per credo forse 3-4 volte insieme ad un amico. Ed è il Metal Detector. Questo Metal Detector è il Metal Detector della Safla, che è un nuovo marchio, un nuovo brand, e mi hanno proposto di testare questo strumento. E quindi niente, oggi ci divertiamo un pochino a fare un giretto nei boschi con questo strumento che adesso vi farò vedere meglio nel dettaglio per vedere anche un pochino più da vicino le caratteristiche tecniche. Ma prima di tutto dobbiamo fare un paio di premesse. Premessa numero 1, che cos'è il metal detector, a cosa serve? Il metal detector, come dice il nome stesso, serve per rilevare i metalli che possono essere nel terreno o anche sommersi nei fiumi. Per esempio alcuni cercatori d'oro lo utilizzano anche per localizzare le zone dove c'è più concentrazione di metallo prezioso. Funziona tramite elettromagnetismo, quindi diciamo che fondamentalmente non è che sia uno strumento tecnologicamente super innovativo in generale il metal detector, è uno strumento abbastanza semplice, però deve avere un certo tipo di requisiti. La seconda premessa, al di là del funzionamento più scientifico del metal detector, che non è che affrontiamo in dettaglio, è il discorso legale, perché sicuramente nei commenti qualcuno mi dirà oh, non puoi fare quello, non puoi fare quell'altro. Allora, a livello legale, come funziona? Il metal detector è un oggetto di libera vendita, tanto per iniziare, quindi si può usare, ma dovete stare attenti, perché non è che potete fare quello che volete, cioè non è che potete prendere il metal detector e andare in prossimità di un sito archeologico e iniziare a cercare e scavare. Andate a Pompei e trovate i reperti e fate la collezione a casa. No, questo è assolutamente illegalissimo. Qualsiasi reperto antico che viene trovato sul territorio italiano deve essere consegnato alle autorità nel giro di massimo 24 ore. Questa è l'informazione che ho trovato su internet. Quindi si possono ottenere solo oggetti molto recenti o oggetti che non hanno alcun valore storico. Siccome l'Italia è un paese con una storia e una cultura millenaria, non è poi così improbabile trovare oggetti antichi nei terreni, soprattutto in zone dove magari ci sono verificati degli episodi particolari. Questo per dirvi che se domani andate in giro con metal detector e trovate la corona d'oro di Carlo Magno, non è che potete andare dal compro-oro e rivenderla a poche decine di euro, ecco, mi raccomando, evitatelo. L'altra cosa da dire è che prima di andare a cercare, fondamentalmente andrete il più delle volte in terreni privati, boschi privati, quindi chiedete al proprietario il permesso, onde evitare problematiche col proprietario. Nel mio caso ho un pezzetto di bosco e quindi farò una piccola ricerchina qua nel mio terreno. Cosa mi aspetto di trovare? Non è che mi aspetto di trovare il Santo Graal, ma probabilmente qualche vecchio magari attrezzo utilizzato in agricoltura, considerando che qua una volta erano tutti alpeggi, o magari sarebbe interessantissimo trovare per esempio non so, uno scalpello cui hanno spaccato le pietre o robe di questo genere. Comunque adesso andiamo a vedere un pochino più da vicino cosa ci viene fornito col metal detector e il menu. Allora, con questo metal detector vi viene fornita la sua borsa per il trasporto, eccola qui la borsa, e quindi è un set completo, quindi con questo metal detector potete veramente iniziare a ricercare subito senza dover acquistare nient'altro. Vi danno anche una palettina componibile per effettuare i vostri scavi. Questo è molto utile, ovviamente, con la sua custodia. Le cuffiette, se volete utilizzare le cuffie, le collegate al metal detector, perché il metal detector emette dei suoni quando rileva la presenza di metalli e in base al tipo di metallo il suono cambierà. Quindi potete indossare le cuffie se non volete essere disturbati dai suoni
esterni per esempio, o non volete far sentire il beep. Passiamo al metal detector invece. Allora, questa è la sonda orientabile, e può essere immersa, se non erro, fino a 20-25 cm nell'acqua, quindi è adatto anche alle ricerche sott'acqua. Ovviamente non è che vi potete immergere con tutto il metal detector. Il manico è regolabile, qua c'è il suo display che adesso accendiamo, vi faccio vedere perché il display è veramente molto chiaro e nitido e molto intuitivo e semplice. Adesso andremo a vedere un pochino i suoi sottomenu e poi la sua ergonomia con l'impugnatura in spugna e la spugna qua dove dovrete inserire il braccio e il velcro per bloccare il metal detector. Semplicissimo. Andiamo ad accendere il metal detector e cerchiamo di capire un pochino le funzioni principali di questo strumento. Allora, questo è per la regolazione del volume del beep che vi dirà quando state rilevando un determinato metallo. Allora, schiacciando il tasto menu lampeggeranno delle voci. Allora, la più semplice è light, per esempio. Light è la luce del display, quindi nel caso vogliate fare delle ricerche notturne sarà possibile utilizzando la retroilluminazione del display digitale. Sense regola la sensibilità. La sensibilità, vedete, qui lateralmente ci sono quelle barrettine, stanghettine, e sono la sensibilità della bobina, e quindi in base al terreno in cui vi troverete a ricercare dovrete regolarla per evitare falsi allarmi o evitare di non trovare assolutamente nulla. Questo sarà l'esperienza a portarvi a capire come regolare quella sensibilità. Disc serve per escludere una fascia di rilevazione di metalli, quindi ad esempio vedete che alzando il valore, qua c'è iron, abbiamo eliminato iron, cioè ferro, e potete aumentarlo fino ad eliminare tutte le varie tipologie di metallo che possono essere dal ferro al rame all'alluminio in base al valore di riferimento, che adesso non vi sto a dire perché non me li ricordo esattamente tutti a memoria. Comunque vedete, più aumentate più escludete, quindi questo serve per escludere proprio un'intera fascia, ok? Quindi non so, non volete trovare ferro e acciaio, selezionate tutta una gamma, una fascia, ok? Quest'altra funzione secondo me invece è la reputo più utile, è il notch. Il notch serve per, vedete, escludere una determinata categoria di metalli. Quindi non so, ipotizziamo che questo sia l'alluminio, schiacciate notch e lui scompare. Non volete rilevare neanche il ferro, schiacciate il notch e vedete che lui scompare. Dopo andremo a fare magari un test di questo funzionamento, di questo sistema. Rischiacciate notch e lui ricompare. Quindi queste sono, diciamo, le funzioni principali che vi interessano. Poi abbiamo anche questo tasto PP che serve quando rilevate un metallo, serve per capire esattamente dove è situato. Adesso appoggerò per terra dei pezzi di metallo e andremo a fare un test di funzionalità. Dopo andremo a fare la ricerca vera e propria. Ecco, ho messo per terra adesso 3 tipologie di metalli completamente differenti. Una latina in alluminio, una lima in ferro e un pezzo di tubazione in rame. Allora, ecco, questo è il suono quando il metal detector rileva il ferro, per esempio, e viene marcato iron, per l'appunto ferro. Se noi ci spostiamo sulla lattina, vedete che cambia, andiamo sul rame e avremo
un range ancora differente, ok? Adesso noi utilizziamo la funzione notch e proviamo ad escludere il ferro, per esempio. Ok, ferro escluso. Facciamo un test. Vedete? Non rileva nulla. Mi sposto sul rame, rileva. Mi sposto sull'alluminio e rileva. Ferro nulla. Proviamo ancora. Notch. Attiviamo il ferro. Ora abbiamo disattivato quello che prima ci veniva marcato come rame. Quindi adesso dovremmo riuscire a rilevare il ferro, l'alluminio, ma non il rame. Vedete? Funziona ed è tutto molto preciso. Adesso andiamo a fare una ricerca vera e propria. Ok, iniziamo la nostra ricerca. Accendiamo il metal detector e andiamo a fare un giro. Ragazzi, per questo video è tutto. Vi lascio il link in descrizione dello store online della Safla. Il metal detector è stato veramente soddisfacente e molto preciso. È sicuramente un entry level avanzato perché è veramente molto preciso. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettetemi un like e direi che ci possiamo vedere alla prossima video recensione. Ciao a tutti da Luca.